E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video nel quale vedremo questo prodotto che mi ha inviato la WeLock. Scartiamolo subito. E come potete vedere è una serratura. Questa è la serratura. Molto pesante, devo dire. Qua dentro ci sono 3 chiavi RFID con le chiavi che servono per montarlo e smontarlo in modo molto facile. Come funziona questo articolo? Bisogna smontare dalla porta il vecchio cilindro, rimontare questo con la serratura elettronica e il gioco è fatto. Ecco qua quello che vi dicevo. Abbiamo la possibilità di smontarlo e quindi basta smontare la vite che lo tiene fermo e che va ad incastrarsi qua. Basta svitare questa vite, togliere quello vecchio inserire quello nuovo e rimontare il tutto. Le porte devono avere uno spessore tra 55 e 95 mm. Dall'interno, come potete vedere, funziona sempre. Dall'esterno invece funziona solo con l'impronta digitale, il tastierino oppure con la chiave RFID appoggiata. Ora andiamo a vedere il funzionamento, come si fa a impostare l'impronta digitale ed il tastierino numerico. Qua abbiamo una protezione in gomma che lo rende impermeabile alla pioggia e basta alzarlo. E qua dentro c'è un USB di tipo C. Con la brugola data in dotazione smontiamo il case in alluminio e mettiamo le 3 batterie AAA, quindi mini stilo. Il senso delle batterie è comunque mostrato qua, su, giù e su. Si richiude e montiamo stavolta la vitina. Rimontiamo il case ed il grano di fermo. Ora navighiamo un po' nel menu della nostra serratura. Molto semplicemente, come primo passo bisogna modificare la password amministratore di fabbrica, che è 123456. Ma come si fa a modificare la password amministratore? Si fa un tap sullo 0 e doppio tap sul lucchetto, si inserisce la password amministratore, che ricordo essere 123456, si schiaccia il lucchetto, dopodiché si imposta la nuova password. Schiaccio 0, 2 volte sul lucchetto, schiaccio, mi dice ok, nuova password amministratore, in questo caso 112233, faccio sblocca, la ridevo mettere, e in questo caso ho impostato la nuova password amministratore. Proviamo. E si è sbloccata. Adesso proviamo a vedere se quella di fabbrica funziona ancora. Si ribloccherà. Come vedete il chiavistello non funziona più. E come vedete le impostazioni di fabbrica sono state tolte. Ma ora, dopo avervi detto come si cambia la password amministratore originale a quella personalizzata, andiamo ad associare una chiave RFID e anche un'impronta. Il procedimento è lo stesso, si schiaccia 0 una volta e doppio clic sul lucchetto, si mette la password amministratore, si schiaccia il lucchetto e poi vediamo.
Schiaccio il tasto 1, è alla ricerca e mi ha associato la prima chiave RFID. Ora posso aggiungere un'impronta. 1, 2, 3, 4, 5 volte l'impronta e viene riconosciuta. Ora ne posso aggiungere un'altra. Sempre 5 rilevamenti. Vi ricordo che si possono aggiungere massimo 10 fra impronte, chiave RFID e codici numerici. Proviamo a vedere se funziona tutto. Sblocco e come vedete la serratura gira. Proviamo con l'altra impronta e anche in questo caso gira. Proviamo con la chiave RFID e anche la chiave RFID funziona. Col menu fatto come abbiamo visto col tasto 1 si parla di password amministratore, impronta digitale amministratore e chiave RFID amministratore. I passaggi che abbiamo visto noi quindi col numero 1 nel tastierino sono tutti passaggi per gli amministratori, ma si possono aggiungere altri utenti come chiavi RFID per utenti o impronte digitali per utenti. Gli utenti sono gestiti non dal tasto 1 ma dal tasto 2. Gli utenti sono facilmente cancellabili impostando il tastierino sulla modalità 3, quindi 0, sblocco, codice, amministratore, tasto 3, confermiamo. E lui ha cancellato tutti gli utenti. Per chi ha un ostello così e vuole avere una password temporanea può farlo in questa maniera. Si aggiunge un ospite nel menu 2 con una chiave o un codice che si può fornire tramite mail o messaggio e alla fine della permanenza si può togliere il codice utente col tastierino 3. Per riportare le impostazioni di fabbrica questa serratura invece bisogna andare sul tastierino 4, quindi riepilogando: 0, 2 volte il lucchetto, codice amministratore, di nuovo il lucchetto per sbloccare. Se andiamo sul tasto 1 modifichiamo le impostazioni dell'amministratore, se andiamo sul tasto 2 aggiungiamo utenti, se andiamo sul tasto 3 cancelliamo gli utenti, se andiamo sul tasto 4 resettiamo all'impostazione di fabbrica questa serratura. Ora che abbiamo provato con tutte le impronte è andata in protezione la nostra serratura. Quindi se va in protezione la nostra serratura basta con la chiavetta riavviarla in maniera tale da farla rifunzionare. Smontiamola assieme, sempre con la brugola data in dotazione. Abbiamo la possibilità di togliere il pomellino e farvi vedere che qua abbiamo svariate lunghezze. Bisogna chiudere un po' in maniera tale che entri all'interno di uno dei buchi. In questo caso è entrata, avvito un altro po' ed è entrato all'interno di un buco. Se per caso la nostra porta è più spessa, qua all'interno, oltre alla regolazione che possiamo fare su questo pomello interno, possiamo modificare anche la lunghezza dall'esterno da 2 a 0. E va bene su tutti i tipi di serratura con cilindro europeo. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, vi ringrazio per averlo visto. Se avete qualsiasi domanda scrivetemi pure tutto nei commenti, risponderò il prima possibile.
e ci vediamo al prossimo video.